Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video informativo un po' diverso dal normale. Oggi parliamo della vostra sicurezza, perché le macchine sono bellissime, ovviamente ci piace lanciarle, ci piace sgommare, picchiarle contro un muro, scannare fortissimo, ma ricordiamo sempre che alla guida delle automobili ci siamo noi, quindi l'importante è la sera tornare a casa magari dalla nostra mamma, dalla nostra fidanzata, dalla nostra famiglia, magari non dentro una cassettina da morto, Se volete acculturarvi un po', volete imparare, volete essere forbiti e ci tenete alla sicurezza vostra e della vostra famiglia, questo è il video giusto. Ho conosciuto il team Teroson di Henkel e mi hanno mostrato i risultati dei loro prodotti dopo un grosso incidente. A breve li farò vedere anche a voi. Dopo aver visto il test mi sono praticamente sentito in dovere di condividere questa cosa sul mio canale, visto comunque l'impatto che ha il mio canale nel mondo motore italiano, perché comunque se so che anche casualmente una persona è passata di qui, ha visto questo video e gli ho salvato la vita perché poi ha scelto il prodotto giusto, io mi sento molto meglio, no? Quello che sto per mostrarvi, carissimi amici, può sembrare veramente di poco conto, anch'io non ci davo nessun peso, ma proprio zero, e invece è un salvavita. Questo, ragazzi, è quello che può fare la differenza tra la vita e la morte, e non sto scherzando. Questo è un semplicissimo, tra mille virgolette, adesivo, ed è quello che attacca il parabrezza alla vostra automobile sostanzialmente. Ci troviamo oggi presso la carrozzeria Crotti, che vedete alle mie spalle. Andremo a vedere da vicino l'applicazione di questo prodotto e un po' tutte le info che stanno dietro all'argomento. Prima però vi voglio fare vedere dei crash test dove il parabrezza non è rimasto saldo al veicolo. Guardate. Bene, io direi che questi video andiamo a vederli insieme, no? Facciamo tipo un mix Domenica con Passione Motori e andiamo a vederci insieme questi bellissimi crash test. Beh, qui devo dire che comunque il parabrezza non si è spostato di tanto. Si è un po' esploso, diciamo, si è scraccato, ma... Scusate che a me fanno ridere. Non si ride di queste cose, mi fanno ridere. È lo specchietto che si apre dall'altra parte. Ok, come vedete il parabrezza qui si è mosso all'ingiù. Ovviamente varia anche da macchina a macchina, però è importante comunque che sia ben saldo alla vettura, anche perché con l'adesivo giusto si aumenta proprio la rigidità strutturale dell'auto. Cioè quella è la cosa incredibile, perché se ci pensate quello è un buco. È un buco di lamiera dove, cioè, è un buco grosso, no? Quindi lì in mezzo ci vuole qualcosa che tenga saldo tutto il resto bello duro. Direi che la differenza più grossa la vediamo sulle macchine vecchie. Qui vediamo macchine un pochettino più datate. Ok, come potete vedere la macchina si è piegata completamente, ed è per questo che è importante aumentare la rigidità di tutto. Qui il volante è arrivato nel baule. Il volante qua è proprio venuto... È ovvio che non è che mo un vetro fa miracoli, però magari ci salva la vita. Vedete come si è piegato tutto? Ovviamente si è scollato tutto, palesemente. Il vetro va da una parte, il montante va dall'altra. Oddio, il saxo. Bro. Adesso io la prendo sul ridere, ragazzi, però veramente, cioè, dal punto di vista della sicurezza fa la differenza, ecco. Vi faccio vedere invece ora un test in live del prodotto Teroson di Henkel. Pensate che è stato svolto davanti ad un pubblico dopo solo i 30 minuti dal montaggio del parabrezza. Dovevano essere proprio sicuri del risultato, altrimenti sapete che figura. Il test è stato svolto lanciando l'auto a 64 km/h contro un muro. L'auto utilizzata è sicuramente massiccia, ma il risultato finale è fuori dal comune. Guardate.
Come vedete il vetro non ha subito neanche un graffio grazie alle dote elastiche e allo stesso tempo rinforzanti dell'adesivo, il quale aumenta la rigidità strutturale dell'auto fino al 40%, una percentuale altissima se ci pensate. Questo adesivo resiste all'impatto e anche all'apertura degli airbag, garantendo la sicurezza dei passeggeri. Pensate che questo prodotto, oltre a rispettare gli standard delle case automobilistiche, è addirittura consigliato dalle stesse. Troviamo infatti il logo OEM sulla cartuccia, che significa Original Equipment Manufacturer. Che pronuncia, ragazzi, dovrei fare i video in inglese. Solitamente i test per rendere conformi questi prodotti sono svolti a 48 km/h con un impatto 100% frontale, ma Henkel ha deciso di mettere maggiormente sotto stress tutta la gamma di Teroson Bond per assicurare maggiori garanzie sul mercato, sottoponendo le auto ad un impatto a 64 km/h e con solo il 40% di sovrapposizione, aumentando notevolmente lo stress torsionale della vettura. Come avete visto, amici, il risultato è incredibile. Direi quindi di entrare dentro, basta con tutte queste presentazioni e vediamo come viene applicato il prodotto. Forza! Allora sono venuto fuori così posso innanzitutto togliermi la mascherina e spiegarvi quello che sta succedendo. Voi lo vedete adesso in sovraimpressione con le riprese di Tommy. Sostanzialmente la prima cosa che hanno fatto è stata quella di togliere davanti la griglia, no? Quella che c'è sotto il parabrezza. Hanno dovuto smontare anche da dentro lo specchietto e anche tutti i sensori che ci sono, quindi sensore pioggia, eccetera eccetera. Questo qua è il sensore di pioggia, sì, poi allo specchietto, e questi sono tutti i suoi cavi. Quindi bisogna smontare tutto? Sì. Ok. Sono stati rimossi anche i montanti interni, dopodiché con questo strumento che vedete è stato bucato il vecchio adesivo ed è stato fatto passare un filo, che comunque è tagliente, dall'interno all'esterno. Qui nel frattempo hanno schermato, diciamo, i montanti con questo apposito scotch per evitare che quando verrà segato l'adesivo si rovini ovviamente la vernice. Quello che succede poi è che il filo viene montato su altri due attrezzi. Come potete vedere, quello esterno sembra un po' una maniglia, quello interno assomiglia un po' a un cacciavite, e sostanzialmente andranno a segare, facendo un movimento avanti e indietro, l'adesivo vecchio. Questa è la maniglia che vi dicevo e l'altro è quello interno diverso. È così leggero? Ma no, ma è leggerissimo, l'ha alzato come niente. Questo è il vecchio adesivo. Ah, eccolo qua, ok. Che è il miglior supporto per incollare il nuovo. Lo assottiglieranno, lo rifilano, sì, entro 4 ore dalla rifilatura, sì, devono incollare il vetro, quello nuovo, okay, mettendo la colla sul vetro che va poi a combaciare con questo strato. Sì, sì, sì. Questo è il miglior supporto per l'incollaggio. Ok. Questa è la rifilatura. Qua per esempio c'è un errore di montaggio con il primo impianto, cioè con sostanzialmente l'adesivo originale. Come potete vedere, quando sono andati a rifilarlo si è distaccato completamente, quindi probabilmente qui in futuro ci sarebbero state delle infiltrazioni o comunque dei problemi relativi al parabrezza. Adesso ovviamente verrà rifinito tutto anche con quello nuovo. Il parabrezza viene preparato con pulizie meccaniche e non solo. È presente per esempio un filtro UV e un primer da applicare. Quindi mentre mettono il filtro UV noi andiamo a chiedere a lui: carissimo, che scuola hai fatto tu per venire a fare questo lavoro qua? Il CFP di Curno, Centro Formazione Professionale. Perfetto, grazie. Prego. Il primer dicono che va messo in quantità molto sottile. Più sottile è, meglio è. È vero? Sì. Bene. Bisogna ripassare sopra. Non bisogna ripassare. No. Una volta sola e via. Come potete vedere hanno messo adesso il primer in modo che poi il nuovo adesivo aderirà meglio e non ci sono questi problemi. Comunque è incredibile sta roba, tutta fatta a mano. Se si sbaglia? Sono cavoli a mano. Quanti santi scendono? Tanti, quasi un rosario. Quasi un rosario. Non vi voglio mettere fretta, però avete solo 16 minuti, ne sono passati 15, quindi...
Il momento della verità. Ah, mettete questo per fermarlo? Giusto per far sì che non scorre verso il basso. Ok. Si vede. Vedi? Potete rifarlo che non riprendevo? Sono un fail vivente. Ci siamo poi ovviamente divertiti a veder sfondare il vecchio vetro che era già scheggiato. È arrivato fino a qua? Vai, ancora. Ah, ecco. La verità è che non vedevo l'ora di tirargli i pugni per spaccarlo, però ho dovuto aspettare che lo tirassero via. Mi sarebbe piaciuto tirargli anche una martellata. Sono venuto qua solo per godere di vedere che si sfondava il vetro. Quella che vedete ora invece è la calibrazione delle videocamere e sensori di cui è dotata l'auto. Ora che il vetro è nuovo bisogna ricalibrare il sistema ADAS, ossia i sistemi di aiuto alla guida. Con questo prodotto, dopo l'applicazione, basta che passino 60 minuti e l'auto può essere guidata su strada, e anche se c'è un incidente il vetro è sicuro come se fosse montato da sempre. Bene carissimi, traiamo quindi le conclusioni. Spero intanto che questo video vi sia piaciuto nonostante la sua tecnicità. A me personalmente fa molto piacere imparare cose nuove sempre nel settore automobilistico e non solo, e poi mi piace tanto vedere proprio i professionisti al lavoro. Mi piace proprio vedere la manualità, la capacità delle persone di essere bravi nel proprio lavoro. Spero che questo possa servirvi in futuro anche per la vostra sicurezza. Se siete possessori di una carrozzeria o comunque fate questo genere di lavori, prendete per favore questo genere di prodotti perché salvano la vita alle persone. Non risparmiate. Bene amici, io vi ringrazio e noi come al solito ci vediamo al prossimo video qui sul canale, che sarà come sempre domenica prossima. Un saluto e ci vediamo su Instagram, dove pubblico ormai molto spesso reel, sono bello attivo lì. Un saluto.